Ragazzi, guardate che spettacolo dove siamo, guardate che bello dove siamo oggi. Dietro le mie spalle c'è il lago di Oschiavo. Siamo fra le Alpi svizzere e siamo sul lago di Oschiavo. Questa è una località bellissima per fare un vlog di quelli miei filosofici, ragazzi, dove vi parlo un po' così, facciamo una chiacchierata del più e del meno su argomenti più o meno filosofici o semifilosofici, un po' così a caso come ci vengono. E mi viene in mente che nell'ultimo vlog vi parlavo del fatto che, in realtà ve ne ho parlato più di una volta, del fatto che a me piace di più la montagna che il mare. Mi piace di più la montagna rispetto al mare. Non perché la montagna in sé e per sé sia migliore rispetto al mare. Sia il mare che la montagna hanno le proprie particolarità, le proprie cose belle. Tant'è vero che mi è capitato di andare al mare, mi è capitato di andare in montagna. Non è che vada solo in montagna in assoluto. Però quando posso preferisco andare in montagna, e quando vado in montagna c'è sempre quid è latino, lo usiamo un po' in italiano quando vogliamo parlare in modo un po' forbito, quel quid in più che ha la montagna. Guardate che bello, mentre parliamo vi faccio vedere un po' il lago di Poschiavo. Tutto intorno vedete le montagne, le Alpi. Siamo in Svizzera qui, sulle Alpi svizzere, e dicevo che la montagna, fra l'altro devo anche stare attento dove cammino, perché se inciampo in queste radici finisco nel lago e finiamo il vlog in modo spettacolare, ragazzi. E vi dicevo che preferisco la montagna rispetto al mare, ma è una preferenza puramente personale, e io credo che in realtà il preferire il mare o la montagna rispecchi un po' la propria personalità, il proprio modo di intendere le vacanze, ma anche forse in senso più ampio il proprio modo di intendere la vita. E qui andiamo un po' nel filosofico, no? Mi sembra di esagerare quasi a dire la vita, però in realtà è vero. Perché la montagna io la amo perché trasmette un senso di pace, di tranquillità, di riconnessione con la natura, e quindi quando vado in montagna per me è sempre una grande occasione di rilassamento e anche di riflessione. Tant'è vero che, come vi dicevo anche in un altro vlog, io di solito preferisco queste gite in montagna farle da solo, mentre al mare magari vado in compagnia. In montagna preferisco andare da solo o con amici stretti, con buone compagnie, cioè pochi ma buoni, come diciamo in Italia, come diciamo in italiano. Perché la montagna è quasi una cura, una terapia per lo stress quotidiano, e quando sono in montagna c'è sempre questa grande sensazione di pace, di benessere. La montagna, che fra l'altro va rispettata, ragazzi, siamo in un luogo bellissimo, ci sono turisti, ma pochi turisti che passeggiano, che camminano, silenziosi, rispettosi. Mi è capitato in altri luoghi, anche in Italia, anche in alta montagna, di arrivare a trovare quasi la discoteca, e non sto scherzando. Sono arrivato una volta a 2000 passametri di altitudine e c'era un bar con delle casse dello stereo enormi, e sembrava davvero che fosse una discoteca. Ecco, questo è il turismo di massa che a me non piace, e che vuol dire, proprio per usare un termine forte, quasi violentare la montagna, no? La montagna invece va rispettata proprio nella sua filosofia. E vi stavo dicendo che la montagna rappresenta una filosofia di vacanza e una filosofia di vita. Una filosofia di vacanza nel senso che io personalmente non amo le vacanze come vengono intese al giorno d'oggi nel mondo moderno, cioè
quello che fanno tipicamente i turisti che lavorano tutto l'anno, poi ad agosto prendono una settimana o due di ferie e vanno a fare il divertimento forzato al mare, tutti negli stessi posti, tutti a fare le stesse cose, no? Poi proprio il massimo del fra virgolette divertimento è quello nei villaggi turistici, dove quasi come marionette, no? Ci sono gli animatori che ti fanno ballare, ti fanno fare acqua gym, no? Queste cose per me sono obbrobriose, assolutamente non mi portereste mai in un villaggio turistico a fare il divertimento forzato di una settimana per poi poter tornare a casa e poter dire che mi sono fra virgolette divertito, magari postarlo su Instagram orgoglioso, no? Postarlo su Facebook, avete visto che io sono stato lì, ho fatto questo, no? Tutto come da copione, tutto chiuso in una settimana dove vai a spendere 1.000-2.000 euro e poi torni a casa più nervoso di prima, torni a casa più stressato di prima. E quante persone, io dico quasi tutte, anche gli italiani, che tipicamente hanno questa filosofia di vita che noi diciamo sempre, no? Il saper vivere. Ormai anche gli italiani sono diventati così, purtroppo. E so che magari sto dicendo cose su cui non tutti sono d'accordo, quindi commentate anche. Ecco, io sono assolutamente contro questa forma di turismo moderno, turismo mordi e fuggi, come si suol dire in italiano, mordi e fuggi, cioè frettoloso, no? Dove lo stress della vita quotidiana in realtà ce lo portiamo anche in vacanza e diventano una cosa stressante, non rilassante come dovrebbe essere. Io sono per quello che una volta si chiamava villeggiatura. Io, ragazzi, forse sono un po' vecchio dentro, qualcuno mi direbbe, nel senso che sono giovane ma su tante cose ho dei valori che forse oggi sono un po' superati, non credo, nel senso che perduti più che superati, perché alcuni valori non sono mai superati, semmai sono perduti, perché i valori buoni in realtà possono essere sopiti, possono essere schiacciati dalle circostanze, dalla società moderna, dal modo di vivere di oggi, però covano sotto la cenere e c'è sempre qualcuno che ama ancora questi valori, e forse io sono uno di quelli, sono rimasto uno forse con la mentalità un po' all'antica rispetto a tanti miei coetanei di oggi, ma non l'unico, perché ci sono tante persone, tanti giovani che la pensano esattamente come me. E dicevo che io amo molto quello che noi una volta chiamavamo la villeggiatura. Oggi non si parla più di villeggiatura. La villeggiatura cos'era? Era in estate, quando faceva caldo, tipicamente, prendere e andare, no, letteralmente nella villa, cioè magari la villa in campagna. Ovviamente non tutti avevano la villa, ma in senso ampio il concetto di villeggiatura significava prendere e andare a trascorrere magari il periodo estivo, magari per 3-4 settimane, un mese, 2 mesi, in modo calmo e rilassato, magari nella casa in campagna o in una località comunque di rilassamento diversa dal solito, fuori dalla città, e stare lì passando comunque un tempo tranquillo, un tempo sereno, un tempo rilassato. Quindi le passeggiate all'aria aperta, no? Il tempo del pensiero, della lettura, della riflessione, l'ozium, come lo chiamavano gli antichi latini, no? L'ozium, che non era ozio come lo intendiamo oggi in modo negativo, no? Perché la società di oggi, la società capitalista, dove conta solo fare, produrre, essere sempre performanti, essere sempre al massimo, no? L'ozio è diventato un concetto negativo. Oziare vuol dire non fare, non impegnarsi, vuol dire non essere un personaggio positivo in questa società. Invece nell'antica Roma l'ozium era l'ozium contemplativo, no? Quando Cicerone andava nella sua villa in campagna e trascorreva il tempo nell'ozium contemplativo, quindi scriveva, pensava, elaborava i suoi pensieri filosofici, i suoi scritti, ed è un valore immenso la lentezza. E io amo questo della montagna, il fatto che mi permette di immergermi in un tempo lento, in un tempo così di ozium contemplativo quasi, senza fretta, senza nessuno che mi corre dietro,
senza i ritmi costrittivi anche del turismo moderno, no? Ed è anche per questo, ragazzi, probabilmente che questo bellissimo luogo dove siamo adesso mi ispira di fare uno di questi vlog filosofici, no? Magari non mi verrebbe così bene, non mi verrebbe così naturale parlare di queste cose nel nostro solito setting, come dicono. Ah no, poi mi dicono che uso l'inglese nella nostra solita ambientazione. Molti di voi ragazzi giustamente hanno un po' la fissazione con questo fatto: non si deve usare l'inglese, no? Non si devono usare gli inglesismi. E poi inglesismi, non si dice inglesismi, si dice anglicismi. Ci sono questi e sono soprattutto italiani, questi fanatici fra virgolette che commentano, no, ogni tanto, non solo sul mio canale, su tanti canali. Io seguo diversi canali di letteratura eccetera, perché comunque sapete che sono laureato in lettere classiche e al di là dell'insegnamento dell'italiano comunque mi piace l'argomento e seguo diversi canali sulla letteratura, sulla lingua eccetera, no? Però è che io non sono mai stato un fanatico della lingua, nel senso che qui stiamo facendo una chiacchierata, questo è un uso colloquiale, se mi scappa qualche inglesismo, non troppi, perché troppi stonano, ma qualcuno, né più né meno quelli che usiamo normalmente nella lingua quotidiana, perché oggi comunque la contaminazione linguistica in sé per sé non è mai neanche una cosa negativa, diventa una cosa negativa se si esagera, lo si fa in modo affettato. In modo affettato vuol dire magari in modo per ostentare o no, come fanno effettivamente molti. Non è naturalmente il mio caso, ecco. A me ogni tanto scappa qualche inglesismo perché comunque, avendo studiato molto, essendo anche io comunque di professione un informatico, voi chi mi segue sa che lavoro nel settore del web marketing, nel settore dello sviluppo web, e quindi tanta letteratura in inglese, tante cose le studiamo, le leggiamo direttamente in inglese, tanta nomenclatura è in inglese, quindi a volte magari mi viene un po' naturale che mi esca qualche termine in inglese anziché in italiano, però ecco, sempre tutto con moderazione, ragazzi, sempre tutto con moderazione. I latini dicevano cum grano salis, qualsiasi cosa cum grano salis, quindi no, sempre la moderazione in tutto. La moderazione è quella che gli antichi greci, ancora prima dei latini, chiamavano la sofrosine. La sofrosine era la temperanza, no? La saggezza di chi non è mai troppo fanatico in un senso o nell'altro. Quella via di mezzo, la mezza via, la mezza misura, che non significa non avere un'idea, perché spesso essere nel mezzo significa non voler prendere una posizione, no? Noi in italiano abbiamo un detto che una persona è né carne né pesce, una cosa è né carne né pesce, cioè non è né carne né pesce, non è una cosa non è l'altra, no? Non si capisce bene cos'è in senso negativo, no? Invece per gli antichi greci la sofrosina, la temperanza, e anche per i latini, no? Era un valore, un saper stare al mondo comprendendo che la realtà delle cose è sempre nell'equilibrio. In realtà non solo la civiltà antica, latina e greca ha coltivato questo concetto dell'equilibrio, tante civiltà, ad esempio le civiltà orientali, sono permeate molto di questo concetto di misura e di equilibrio, che forse noi oggi stiamo un po' perdendo nella società occidentale, proprio sempre sotto la spinta del capitalismo, no? Che vorrebbe le persone al servizio suo e non il contrario, no? Perché ragazzi, sapete che io non sono assolutamente un anticapitalista, ci mancherebbe, ho un'azienda, sono assolutamente per il libero mercato e per lo sviluppo delle idee, per lo sviluppo dei talenti, per la meritocrazia, come mentalità, ecco, sono adesso senza andare in politica, che per carità in italiano vuol dire non sia mai, no? Che poi arriva una valanga di commenti che qui non si fa politica, ecco, si sta solo accennando così in senso generale al concetto che comunque io sono una persona tendenzialmente liberale, però un liberale umanista, sarà per i miei studi che ho fatto, no? Quindi questa formazione umanistica mi è rimasta,
Quindi io sono per un capitalismo umano, un capitalismo al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio del capitalismo. È una sfumatura, ma una sfumatura che cambia tutto. Però ragazzi, ecco, stavamo parlando di vacanze e villeggiatura, non so come avevo fatto a finire a parlare di capitalismo. Vedete, perché quando i vlog non sono preparati a tavolino vuol dire in modo studiato, no? Sono conversazioni spontanee, naturali, né più né meno, come se voi foste qui con me e stessimo facendo una chiacchierata insieme. E quando si chiacchiera si cambia sempre argomento, si passa da un argomento all'altro in modo naturale, no? Uno dice una cosa, l'altro risponde, l'altro dice ah sì, mi è venuto in mente che, e poi magari si cambia argomento completamente. È il bello delle conversazioni naturali. E noi adesso stiamo facendo una conversazione naturale in italiano. L'unica differenza è che parlo solo io, parlo sempre io, ragazzi. Scrivete nei commenti perché altrimenti parlo sempre io. E fra l'altro sto anche camminando, ho questo zaino che ho detto ciò, e vedete ciò è colloquiale, ho questo zaino, ciò è una sorta di rafforzativo, non scrivete mai ciò, è solo quando parlate, è molto colloquiale, è un rafforzativo. C'ho questo zaino, vuol dire ho questo zaino, ma in modo un po' più rafforzato perché questo zaino pesa 20 kg e inizio a sentirlo un po'. Guardate che bello il lago, c'è parecchio vento, spero che non stia rovinando l'audio, che non lo sentiate troppo il vento. Siamo arrivati a una sorta vuol dire una specie, non un tipo, una sorta di spiaggetta, di caletta, vedete? Ci addentriamo fra gli alberi cercando di non inciampare nelle radici. Vedete, inciampare vuol dire quando col piede picchi contro e poi bam, cadi. Non dobbiamo inciampare nelle radici. E c'è questa specie di spiaggetta sul lago, ci sono tanti turisti, il tempo è bello, c'è un bel sole, c'è qualche nuvoletta, la temperatura è fresca. Qui siamo arrivati a un ponticello, c'è un piccolo ponte. Sentite il fragore, il rumore del fiume, un rumore forte, è un fragore questo rumore che sentite, vedete? Sentite il fragore dell'acqua, il fragore che sfocia nel lago. E niente ragazzi, vi stavo dicendo prima che preferisco appunto la montagna, non amo tanto le vacanze organizzate in stile villaggio turistico o in stile comunque mare, divertimento, in modo conformista. Posso sicuramente farlo anche perché ho la fortuna di avere un'attività in proprio che mi permette di, pur lavorando tanto e spesso molto più di quanto lavorerei se magari lavorassi alle dipendenze di un'altra ditta, però comunque posso gestirmi il mio tempo, che è una cosa impagabile. Qui c'è una passerella che porta a un piccolo molo con le barche ormeggiate. Ormeggiate è un sinonimo di attraccate che vi ho spiegato in un altro vlog. Ormeggiate vuol dire che hanno messo gli ormeggi, quindi sono ferme al porto sulla banchina. Vedete quella là in fondo è la banchina dove sono ormeggiate le barche. E vi dicevo, ho la fortuna di fare un lavoro in proprio e quindi potermi gestire il tempo, che è una fortuna ma anche un merito, perché spesso i miei amici mi dicono ah ma tu sei fortunato, ah ma tu puoi. Sì, però ok, me lo sono creato da solo questo, partendo da zero,
con una fatica enorme, con un lavoro enorme e con una responsabilità che c'è sempre, perché comunque quando hai un lavoro in proprio non stacchi mai la testa, non stacchi mai la mente, neanche quando sei in vacanza. Io adesso in questo momento sono in vacanza, ma ho una casella email per le emergenze e la testa in realtà non la stacchi proprio mai, però ti puoi gestire il tempo e ti consente di fare cose che altrimenti non potresti, e qui non devo chiedere le ferie a nessuno, quando voglio prendere vado. Poi naturalmente il lavoro che perdo lo devo recuperare perché nessuno lo fa al posto mio, però è impagabile il potersi gestire il tempo, ecco. E in realtà questo non è a caso, me lo sono costruito così proprio perché io so che io ho questa mentalità, io ho questo carattere e io voglio che la mia vita sia così, ecco. Voglio che la mia vita sia fatta di lavoro, di impegno, perché comunque serve per avere qualsiasi progettualità, però sia fatta di ritmi che mi posso gestire io a piacimento, perché la vita è una sola. Quindi a tutti quelli che dicono che io sono fortunato perché posso gestirmi le ferie senza doverle chiedere, posso fare quello che voglio, dico anche sì, ok, però quando avevamo 20 anni e voi andavate in discoteca, o anche oggi che voi guardate Netflix la sera, io invece ero e sono lì fino alle 11, mezzanotte, all'una, a costruire e a mantenere e a proiettare nel futuro la mia attività, con fatica, con impegno, con pensiero costante. E quindi nella vita abbiamo anche quello che ci costruiamo, ragazzi, non sempre, perché comunque conta tanto anche la fortuna. Assolutamente, io non sono uno di quelli fanatici che dicono, no, come quel concetto americano, se vuoi puoi, no, farsi da soli completamente. Sì, ma serve anche tanta fortuna, però spesso sopravvalutiamo l'importanza della fortuna. Alla lunga, se c'è l'impegno costante, probabilmente la fortuna diventa un fattore secondario, oppure comunque più insistiamo, più andiamo avanti e più prima o poi un po' di fortuna arriva anche dalla nostra parte. Questa almeno è la mia piccola esperienza, ecco, senza presunzione, senza voler insegnare niente a nessuno. Però ragazzi, qui adesso stiamo andando troppo nel filosofico e soprattutto troppo in argomenti controversi, poi dopo mi inondano la sezione commenti di commenti negativi e devo star lì dopo. Io in realtà no, i commenti negativi, quando sono negativi in modo educato rispondo, perché comunque è dialettica, io sono un amante della dialettica, no? La dialettica hegeliana. Hegel diceva, no? Tesi, antitesi e sintesi. Una tesi contrapposta a un'antitesi hanno questo movimento a spirale verso l'alto che produce la sintesi, che è qualcosa di nuovo. Ecco ragazzi, chi di voi ha lavorato in filosofia mi perdoni se ho semplificato e distrutto Hegel in questo modo, non sono degno, perdonatemi, è quel poco che mi ricordo dei tempi dei miei studi, però ecco, il concetto è quello, mi piace molto questo concetto della dialettica. Quando invece sono commenti negativi in modo maleducato, io cancello e basta e banno, perché qui siamo a casa mia comando io, ecco. Io non sono democratico, ragazzi, va per niente. Pensavate voi ragazzi che fossi buono, perché io ho questo vantaggio che ho la faccia da buono, no? E tutti mi dicono, ma tu sei buono, hai la faccia da buono. Sì, sono buono, è vero, perché tendenzialmente sono un orsacchiotto, però sono buono, ma quando le persone meritano e quando c'è rispetto. Quando qualcuno magari manca di rispetto o si comporta male, sono anche molto fermo e molto inflessibile. Ho le mie idee e sono uno che le fa valere assolutamente. Quindi ragazzi, non preoccupatevi dei commenti negativi, perché io li banno, non li lasciamo entrare in casa nostra. Gli haters, com'è che dicono gli haters? Questa è un'altra parola inglese che utilizzano gli italiani, gli haters, non dicono gli odiatori del web. Non si dice gli odiatori, si dice gli haters. In realtà gli italiani dicono gli haters, perché la H inglese, l'italiano medio non la pronuncia giusta. Quindi tutte le parole inglesi con la H aspirata davanti, l'H la eliminiamo. Quindi sentirete dire gli haters. E niente, direi che
sta diventando anche un po' troppo lungo, ragazzi, e poi forse il cielo si sta anche un attimo oscurando, anche perché vengono le 6 di sera, quindi direi che ci salutiamo e spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata particolare, un po' diversa dal solito. Ditemi se avete voglia che ne faccia altre, e quindi ragazzi, alla prossima, ciao!